Abbiamo prenotato il cenone per questa sera. L'ora zero si avvicina e vogliamo festeggiare al meglio l'arrivo del 2022. Per questo abbiamo prenotato la cena di Capodanno alla locanda del municipio, un locale storico molto accogliente con ottima cucina casalinga, consigliatissimo. Dal menù alla carta scegliamo un antipasto a base di uno straordinario San Daniele, delle tagliatelle al ragù, un filetto ai funghi e abbiamo voluto assaggiare anche il frico con la polenta. Allo scoccare della mezzanotte, il simpaticissimo proprietario ha fatto stappare una bottiglia di Franciacorta Extra Brut che ci ha offerto in segno di amicizia. Auguri! Che si scalda! Buon anno a tutti, 2022. Questa mattina si inizia con una bella cioccolata calda. E fuori che panorama hai? Ah, fuori c'è un torrente bellissimo, sentite l'acqua che passa. Amici, buongiorno e buon anno a tutti quanti. E veramente quest'anno è stato il capodanno più caldo degli ultimi 100 anni, almeno così hanno scritto i vari articoli del giornale. Però noi siamo fuori da 2 giorni, abbiamo fatto 2 notti fuori, volevo vedere il livello delle bombole. Si vede il livello del ghiaccio qui, è arrivato qui il ghiaccio, quindi sta quasi finendo, ma arriva fino a qua. Quando sono partito 2 giorni fa era qui, quest'altro invece è qui. La cittadina di Venzone conta circa 2000 abitanti e sorge a 230 metri sul livello del mare, alla confluenza delle valli del Tagliamento e del Canale del Ferro. Parte del territorio comunale è compreso nel Parco Naturale delle Prealpi Giulie. Anche a motivo dell'età avanzata della maggior parte dei suoi edifici, che non avevano subito danni nel corso dei 2 conflitti mondiali, venne quasi completamente rasa al suolo dal sisma che nel 1976 ha sconvolto il Friuli. Ma, grazie agli aiuti giunti da tutto il mondo e alla tenacia dei suoi abitanti, il paese è stato interamente ricostruito, così come era nel Medioevo. La città è uno dei migliori esempi di ricostruzione e restauro architettonico e artistico che gli ha anche valso la medaglia d'oro al valor civile. Il centro di Venzone è un piccolo gioiello, è l'unico esempio di cittadina fortificata del Trecento in Friuli Venezia Giulia ed è stato votato come borgo più bello d'Italia nel 2017, vincendo la competizione Borgo dei Borghi indetta dal programma della RAI alle falde del Kilimangiaro.
Venzone è il paese della lavanda. Nei mesi estivi i campi nei dintorni del centro storico saranno ricoperti di viola. Ci piacerebbe tornare con le bici al seguito per ammirare lo spettacolo della fioritura della lavanda ed assistere alla festa della raccolta che si tiene ogni anno a luglio. Continuando la nostra passeggiata lungo le caratteristiche vie del centro storico, arriviamo al Duomo di Sant'Andrea, l'edificio più significativo della città, costruito attorno al 300 in pietra bianca locale. È in stile romanico, con pianta a croce latina e al suo interno conserva importanti affreschi del XIV secolo. Dopo il sisma del settembre 76, il Duomo era quasi distrutto. Fu ricostruito con la tecnica detta anastilosi, che consiste nel ricomporre gli edifici distrutti risistemando uno ad uno tutti i pezzi rinvenuti. Il restauro è stato agevolato proprio dall'enorme archivio fotografico che Venzone possiede, in quanto nel 1965 era stato eletto monumento nazionale. Di fronte al Duomo troviamo la cripta di San Michele, dove sono conservate delle mummie che furono scoperte nel 1647 durante i lavori di ampliamento del Duomo. L'ingresso è a pagamento. La possente cerchia delle mura di Venzone racchiude in un ampio esagono irregolare l'antico borgo, estendendosi per circa 1300 metri. Anche queste sono state gravemente danneggiate dal terremoto del 76, subendo diffusi crolli in altezza. La sottile linea di mattoni rossi che oggi vediamo correre in modo irregolare a diverse altezze segna il livello dei crolli e da dove sono poi state ripristinate. Se questo video ti piace, fammelo sapere, clicca su mi piace e iscriviti al canale, mi sarai di grande supporto e resterai aggiornato sulle mie prossime pubblicazioni. Grazie!
chiesa di San Giovanni Battista, annessa originariamente ad un convento agostiniano, di cui rimane parte del chiostro, fu costruita nel 300. Dopo il terremoto del 1976 non fu più ricostruita per testimoniare la distruttività del sisma. Si possono ancora osservare la facciata con il portale gotico, i basamenti dei muri perimetrali e delle 3 absidi, nonché la pavimentazione dell'aula unica. Il palazzo comunale si affaccia nella bella piazza del municipio. Costruito tra il 1490 e il 1510, seguendo il gusto dell'architettura veneta, presenta nelle facciate gli stemmi delle più antiche e nobili famiglie venzonesi.